Buongiorno! Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi faremo dei cannelloni di magro, si chiamano così perché non c'è la carne e quindi di conseguenza si chiamano in questo modo, con la ricotta e gli spinaci. Buoni! Ho fatto un sugo semplice, fatto semplicemente con pomodoro e cipolla, un pochino di sale e un pochino di olio, niente di che. Abbiamo della ricotta, voi direte, della quanta? 6 etti. Oggi me la dico e me la rispondo, Si fa le domande me e la se la canto e risposta. me la suono. Poi qui ci sono circa 400 grammi di spinaci già conditi, non sono solo lessati, Io questi li ho ripassati con uno spicchio d'aglio e una noce di burro e sale ovviamente. Parmigiano reggiano che manco si muove, guardate, eccolo qua. Delle sfoglie fresche che io andrò poi a scottare, le ho fatte fare in un pastificio, un uovo, noce moscata, pepe bianco, sale. Allora, come primo passaggio che dobbiamo fare? Dobbiamo unire tutti gli ingredienti per il ripieno e intanto metto a scottare sul fuoco un paio di sfoglie, anche 3 ce ne entrano, ho messo la teglia quella grande, ma vi faccio vedere tra un po'. Nel frattempo unite ricotta, pepe, noce moscata, uovo, sale. Il sale quanto volete voi, perché vi ripeto, va sempre un po', è soggettivo il sale. Io ne metto pochissimo. Poi considerate che c'è anche il parmigiano e gli spinaci già conditi. La ricotta in realtà è già un po' saporita di suo, c'è il sugo, no? Manca la besciamella che è ancora sul fuoco, quindi tra un po' vedrete anche la besciamella fatta in casa ovviamente, e la ricetta ve la ritroverete nell'info box, giusto amore? Giustissimo. Grazie. Anche della ricotta volendo, troverete nell'info box, perché io la faccio in casa di solito, ma questa l'ho comprata per ovvie ragioni pratiche. Allora, ripeto, uovo, noce moscata, pepe, sale, spinaci, parmigiano, tutto quanto dentro alla ciotola. Sta a voi se voler spezzettare gli spinaci o lasciarli un pochino così grossolani, vedete voi, insomma, se li volete più diciamo polposi oppure comunque li volete più sfilacciati, ripeto, va sempre a sentimento, ok? Quindi mescolate tutti questi ingredienti in una ciotola, nel frattempo io vado a lessare le nostre sfoglie. A fra poco. Eccoci qua sui fornelli, acqua salata ovviamente, non troppo, qualche minuto in immersione e poi le scoliamo dentro. Ecco, ho preparato una scolapasta con sotto una terrina, onde evitare di scolare l'acqua in ogni dove, ok? Semplicemente io credo 3 minuti circa, anche perché sennò poi dopo cuociono troppo e non risultano poi al dente per insomma, ecco, per poi fare i cannelloni, poi diventano troppo morbidicci, no? A noi piacciono un po' consistenti, Sì, giusto? decisamente sì. A tavola con Andrea? Giustissimo. Perfetto. Quindi eccoci qua, mentre parlo ci siamo quasi, ci vediamo a sfoglia scolata sopra il tavolo. Ora vediamo come si fa il cannellone. Ora vediamo come si fa il cannellone. Beh, io penso che tutti sapranno più o meno fare i cannelloni, però... Vabbè. Vi diciamo come lo facciamo noi allora. Esatto. Però considerando che c'è stato qualcuno che mi ha chiesto come si fa Sì. la pasta al burro, o come si sgusciano i gamberi, o come si sgusciano, come si puliscono i gamberi o quant'altro, io mi sento in dovere di doverli far vedere, insomma, ecco. Ovviamente li farò poco ripieni, perché io Sì. faccio le cose molto poco ripieni. Quindi solo da una parte. Sì, e li rotoliamo. Ah, tipo gli uramaki del ristorante Che giapponese. c'entra gli uramaki? Poi uno li taglia a fette. Ma no! Uramaki di cannellone. Uramaki di cannelloni, eccoli qua. Non sono molto ripieni, sono un po' votarelli. Ok, ne faccio un Madonna, altro? che risata. Brutta, uscita brutta, sì. Ne faccio Dai, un fa altro, scendere un ne faccio altro. un altro.
E di carne la stessa cosa. Di carne è la stessa cosa. Ovviamente cambia il ripieno. Beh, sì, certo. Nel senso, di carne, cioè voglio dire, Questo lo vedo più... più ciccioso? Sì. Ma guarda che... Metto da una parte così questo lo mangio io. Sei un fenomeno. Eccolo qua, più o meno. Va bene? Perfetto. Quindi, poi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere una base di sugo, ma un paio di cucchiai, proprio per evitare, insomma, con un pochino di besciamella sotto. Ripeto, la besciamella è ancora sul fuoco, quindi c'è qualcuno che se ne sta occupando, grazie. E... non sei te. Dicevo, e poi man mano mettiamo i cannelloni pronti e li riempiamo. E continuiamo la E ricetta. poi li facciamo vedere dopo. A dopo. A dopo. E voilà. Allora, questa è la prima teglia, perché noi ovviamente quando facciamo le cose le facciamo in grande e quindi dovrò preparare altre 2 teglie. Ma intanto è questo qua il risultato: besciamella, pomodoro, niente di che, facilissimo, un po' di parmigiano sulla sommità e in forno a 200 gradi per circa 25-30 minuti, dipende dai forni, forno statico. Poi se per caso vedete che la crosticina non è sufficiente, 2-3 minuti di grill ed è fatto. Ci vediamo a cottura ultimata e per l'assaggio. È una ricetta comunque veloce. Velocissima, basta farsi fare la sfoglia dal... Sì. o comprare anche quelle, non so, quelle del banco frigo. Se la volete fare fatta in casa ci vuole un po' di più. Certo. Io ho fatto il rotolo fatto in casa e ovviamente ci vuole di più. Stiamo sempre là, insomma, con i tempi, va bene? Ci vediamo per l'assaggio. Ci vediamo per l'assaggio. A dopo. A dopo. Guardate che spettacolo. Sono veramente belli. C'è quella crosticina sopra che è perfetta. Ci sta veramente bene. Lo dici tu perché chi si loda si sbroda, dico. No, lo dico io, anche perché adesso mi tocca la parte più rognosa, Sì, che è quella di garantire per il piatto. Certo, giusto. Vado? Vai. Vado. Avete sentito il rumore? Che è meraviglioso. Sì, ma te ne do una metà, amore mio, Sì, perché sì, scotta sì. da morire. Questi quando li tirate fuori dal forno, aspettate una decina di minuti perché sennò funzionate il palato, E anche perché poi si rapprendono. Senti, Quindi... e manda giù certo. l'acquolina. Tieni, amore, attento che scotta. Dici di sì, non parla, quindi ok, quando dice di sì annuisce con gli occhi chiusi. Con la pasta un pochino più tostarella. Perché sennò sono tutti mosci poi, Ragazzi, sono perfetti, provate a farli e fateci sapere. Noi andiamo a mangiare e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.